Nel corso della storia dell'arte non è raro trovare artisti capaci e famosi che fanno parte della stessa famiglia biologica. I Carracci, Annibale, Agostino e Ludovico, i Gentileschi, Orazio e la figlia Artemisia, gli Anguissola e gli Zavattari, per citare alcune celebri famiglie. Per quanto riguarda il resto d'Europa, la famiglia dei Bruegel costituisce uno dei massimi momenti della pittura olandese tra il Cinquecento e il Seicento. Il primo e più importante membro di questa famiglia di artisti fiamminghi è Peter, noto come Bruegel il Vecchio, famoso per opere come Banchetto nuziale, Cacciatori nella neve, Trionfo della morte e Le due torri di Babele. Peter Bruegel il Vecchio ebbe una vita breve ma intensa, viaggiò molto e conobbe altri importanti artisti della scuola fiamminga. Sappiamo che nacque tra il 1525 e il 1530 a Breda, nei Paesi Bassi. Studiò arte e pittura a Bruxelles, sotto l'ala protettrice del pittore di corte di Carlo V, di cui in seguito avrebbe sposato la figlia. Nel 1551 si unì alla gilda dei pittori di Anversa e subito dopo lasciò la città. Fece infatti un lungo viaggio in Italia, anche se non si conoscono precisamente i dettagli del suo soggiorno. È certo che si fermò a lungo a Roma, come documentano alcune opere che ritraggono paesaggi capitolini. La visita delle maestose rovine romane lasciò tuttavia un segno indelebile in Bruegel. Le sue torri di Babele richiamano tantissimo il Colosseo nella struttura architettonica. Dopo essere tornato ad Anversa, il maestro continuò a dedicarsi a disegni per incisioni e dipinti in cui incorporò elementi dello stile italiano. In questi anni Bruegel si affiliò a vari circoli culturali e nel 1559 scelse di eliminare la H dal suo cognome, in linea con i nuovi ideali umanistici scoperti in Italia. Nell'estate del 1563 si sposò con la figlia del suo primo maestro, Mayaken Cook, anch'essa pittrice, e i due novelli sposi si trasferirono a Bruxelles. Bruegel si distingue nella storia dell'arte per essere stato uno dei primi pittori a dedicarsi alla pittura di paesaggio, elevandolo al livello dei tradizionali soggetti storici e religiosi. Le sue raffigurazioni realistiche e dettagliate della vita contadina olandese furono molto innovative. Negli ultimi anni della sua vita il suo punto di vista nei quadri sembra avvicinarsi alle scene. Nelle opere giovanili erano i paesaggi e le ambientazioni a fare da padroni, mentre uomini e donne erano dipinti come piccole formiche viste da lontano. In opere mature come Banchetto nuziale o Il ladro di nidi, dipinte entrambe nel 1568, i personaggi vengono rappresentati più da vicino, caratterizzati nelle loro azioni quotidiane. Poco prima della sua morte, Bruegel ordinò alla moglie di bruciare molti dei suoi disegni. Non sappiamo cosa rappresentassero questi lavori, ma la decisione estrema fa pensare a implicazioni politiche e religiose. Evidentemente, secondo l'artista, il loro contenuto avrebbe potuto causare problemi alla sua famiglia se tali disegni fossero capitati in mani sbagliate. L'artista morì il 9 settembre 1569 a Bruxelles e fu sepolto nella chiesa di Notre-Dame de la Chapelle. Ancora oggi il monumento funebre, eretto dai suoi figli in suo onore, troneggia nelle navate della chiesa, a testimoniare la dimensione di un artista di talento che ebbe grande fortuna e rispetto. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!